Oh oh oh! Si può? Ciao ragazzi, bentornati sul canale del vostro amichevole Babbo di quartiere. In questo caso Babbo ha due connotazioni, famose a capire. Bentornati sul canale. Buon Natale, sono io, non era Babbo Natale ovviamente, cioè sono sempre io. Bentornati sul canale del vostro amichevole Tonsore di quartiere. Quanto mi piace il Natale, io amo il Natale soltanto per fare queste cavolate, proprio che meraviglia. Allora, adesso mi levo tutto perché per la sbarbata di oggi dobbiamo cercare di essere un pochettino clean, no? Se no rischiamo un po' di zozzarci. Andiamo subito al punto, ragazzi. Ma che cosa utilizzerebbe Babbo Natale per farsi la barba? E mo mi direte, Simo, ma Babbo Natale c'ha la barba, ma che stai di... Vabbè, ma è Natale, è immaginazione, cioè... Babbo Natale, che ovviamente esiste, perché non mi venite a dire il contrario, se no piango tutta la notte. Babbo Natale, che ovviamente esiste, c'ha la barba, ma facciamo finta che non abbia la barba, perché Natale è anche fantasia, è anche gioco. E facciamo che Babbo Natale quest'anno ha deciso di levarsi la barba. Dopo 150 anni ha deciso di levarsi la barba e deve levarla in qualche modo, no? Quindi io mi sono fatto un setup che secondo me potrebbe aggradargli. Qui c'ho uno sfogo incredibile. Vabbè, leviamo sti cosi. Allora, cominciamo. Che cosa mi sono immaginato per un eventuale Babbo Natale che vorrebbe radersi, ma anche solo farsi i profili della barba, che ne so, quello che gli pare. Allora, rasoio, secondo me scelta quasi ovvia, perché ho deciso, allora, anzitutto ho fatto un identikit di questo Babbo Natale, ok? Prendiamo questo signore, un po' anzianotto, però comunque distinto, né ricco né povero, quindi diciamo ceto medio, ecco, che semplicemente non ha chissà che grandi esigenze, però si deve levare magari questo barbone, quindi sicuramente uno Chavette. Che Chavette? Cavolo, a parte che il rosso proprio lo chiamava, ma poi no, magico, la magia del Natale, no? Ovviamente, quindi come rasoio ce l'abbiamo. Per quanto riguarda sapone dopo barba, con le profumazioni, diciamo, mi sono un po' divertito con le profumazioni. Ho pensato magari qualcosa con la cannella, con lo zenzero, però a parte che la cannella non me la metterò mai più in viso dopo quella brutta esperienza con pumpkin spice ad Halloween che vi lascio qui, no, basta cannella, quindi lasciamo perdere pure lo zenzero, non ho niente di questo tipo, quindi però un qualcosa di dolce, no? Un qualcosa di gourmet, di gourmand, anzi, come dicono. Quindi ho pensato, le paste di mandorla, no? Comunque è uno dei dolcetti che si mangia anche durante il periodo natalizio, quindi un qualcosa che sapesse di mandorla, e ho deciso di ripiegare sulcella? No, perché non c'ho manco quello, però secondo me è una cosa anche un pochettino più adatta. Allora, questo in realtà è un vasetto di un Barrister con l'etichetta del Mundarasum, non è un Barrister, questo è un pezzo di Vitos che mi ha regalato il buon Ivan Bargiu, che ha anche un suo canale, se volete andatelo a seguire, Ivan Bargiu proprio se non sbaglio si chiama, su YouTube, che ringrazio ovviamente, ciao caro Ivan, e questo proprio odore di mandorla. Tra l'altro questa è la vecchia formula del Vitos, quindi quella al tallow, quindi cioè, secondo me è proprio adatto. Per quanto riguarda il dopo barba, una cosa che si va un pochettino a distaccare, però, ma voi gliel'avete mai lasciato il piattino a Babbo Natale con i biscotti, magari un goccetto di liquore? Io no, io di solito lo faccio con la Befana, quello facevo, insomma, quando ero piccolo lasciavo il piattino col mandarino, la noce, il cioccolatino e pure un goccettino di liquore, tanto so beveva mio padre, penso, quindi vabbè. Comunque, sono tornato, diciamo, sono andato un po' su quei sentori, no? Un po' liquorosi e quindi ho optato per Pinot Brandy Spice, che secondo me è proprio adatto anche per un sapone come questo, cioè, sto set secondo me è veramente bello, cioè, la morte sua proprio. Questo un po', sto profumo di liquoroso, però con la mela, i legni sotto, secondo me no, cioè, voi comunque immaginatevi un signore che abita in Lapponia, che deve partire la notte di Natale e vuole essere bello sbarbato, quindi sicuramente sentirà freddo, però allo stesso tempo vuole un qualcosa, no? che lo avvolga di un pochettino caldo. E come pennello, ragazzi, cosa potevo scegliere se non un bel
pennellazzo in cavallo, mo perché non ce l'ho di renna, perché sarebbe stato perfetto, che il cavallo, diciamo, è la cosa che più gli si avvicina, insomma. Diciamo che la morbidezza del cavallo, non so se ve l'ho mai portato in video sto pennello, sapete, non so sicuro. Mi pare di sì, una volta. Sicuramente la morbidezza del cavallo non aiuta se c'hai la barba lunga, quindi sicuramente gli si impasterebbe, ma a me non me ne frega niente perché tanto ce l'ho corta. Vai, partiamo subito perché ho chiacchierato anche veramente troppo. Diamo una bagnatina a questo pennello che secondo me è fantastico, ragazzi. È molto floppy, come si tende a dire, però ha una morbidezza veramente unica, una bella sensazione perché non essendo un sintetico non ti lascia quella sensazione un po' plasticosa, no? E comunque ti restituisce un feeling più naturale semplicemente, tutto qua, ecco. E c'ha comunque un'ottima resa, cioè il cavallo non è di quei pennelli che dici, sai, me mangia il sapone, no. Per il maiale, sì, il maiale, e il cavallo proprio no. Ma il cavallo è buono pure, oh. Se qualcuno di voi è pugliese mi capirà. Corsughetto, basta. Cominciamo a prelevare il nostro saponcione che raga, è durissimo, è proprio, questo è durissimo, è diventato praticamente una saponetta dura perché praticamente Ivan mi aveva portato un pezzo di questo sapone all'interno avete presente gli stampi delle ricottine, ecco, una cosa del genere. Siccome non mi era molto pratico lì dentro e c'avevo questa ciotolina di Barrister vuota che avevo terminato, ho preso il sapone, l'ho sciolto a bagnomaria malamente perché ci ho messo veramente troppo secondo me per scioglierlo, sono stato cauto. Sono stato cauto perché questo sapone non si trova più, quindi ho detto vabbè, facciamo piano piano, c'avevo una serata da perdere, quindi l'ho fatto ammorbidire più che sciogliere del tutto e l'ho travasato in ciotola. Una volta che si è asciugato è diventato durissimo, però non ha perso profumazione, rende comunque, quindi bene così. Allora io direi che il prelievo l'ho fatto, guardate com'è bello intriso il pennellazzo, probabilmente dopo andremo a riprelevare un altro po' perché magari il pennello si è riempito, però non so quanto effettivamente sapone abbia prelevato, però così dovrebbe andare bene, dai. Mi sciacquo un attimino il viso e tra un poco dovrò incrociare le dita per sto sciavette perché già il video scorso... Cioè, sì, è andata bene, ma ero comunque un po'... Anche se non si è visto il video, c'avevo qualche puntino rosso. Il Magic è un po' una bestiolina. Quindi spero di non distruggermi troppo. Allora, come vedete, guardate il pennello in cavallo come, no? Come si schiaccia. Ovviamente io... Cioè, non fate così, se utilizzate un pennello così molto morbido, cioè cercate di utilizzarlo comunque in punta il più possibile, se no è inutile, se no vi state insaponando col nodo, non col ciuffo. Ecco, già una cosa del genere, no? La punta lavora, lo dico non per fare il capiscione, ma perché siccome ogni tanto vedo utilizzare questi pennelli un po' mosci così, ma anche quelli tosti, dico, cacchio, figlio mio, c'è un pennello che è già tostissimo da premere, poi te lo schiacci così in viso, già ci vuole forza. Come fai? Il pennello va fatto lavorare. La pressione non va esercitata solo sul rasoio quando lo si utilizza, ma anche sul pennello. È una cosa che aiuta molto, ci si regola in base alla durezza della fibra, della setola, del pelo, in base a quello che si ha. Guardate già quanto mi stanno a ricrescere i capelli comunque, mi è venuto un ciuffetto. Infatti tra un paio di settimane penso che vado a dare una spuntatina per fare la sfumatura laterale, perché così sembra una palla da biliardo. Com'è oggi sto parlando così a bassa voce? Ecco qua. No, ecco qua un paio di cavoli, a voglia ancora a montare sapone. Allora, io con i saponi alla mandorla ho non un brutto trascorso, però vi dico, il primo sapone alla mandorla che ho provato è stato il Figaro, mai più. Messo una volta in viso diventavo rosso come un peperone, non mi bruciava però diventavo rosso come un peperone, basta, levato. Va a capire cos'è, cosa non è, la benzaldeide, l'aldeide benzoica che dà la profumazione di mandorla. Boh, va a capire. Provo il cella, ho finito un barattolo intero di cella,
poi semplicemente non mi è più capitato di ricomprarlo, insomma, anche perché uno accumula un certo numero di cose, dice sai magari questo me lo posso evitare. Però il Cella era buonissimo, raga. Io mi ricordo ancora quando avevo il barattolo, nelle giornate che ero stressato, che magari avevo un po' d'ansia, andavo lì nel mobiletto, prendevo il barattolo. E è un profumo che a me rilassa tanto. La mandorla, c'è chi non piace, beh io l'adoro. Infatti mi dispiacque quando non riuscii a utilizzare il Figaro, perché dico cavolo, la mandorla che è un odore che mi piace così tanto, non la posso utilizzare? E dai. Invece, per fortuna, ci sono delle ottime alternative, tra cui c'è la stessa. Anche se è un sapone che non mi ha mai fatto gridare al miracolo, però l'ho provato nottetempo proprio, roba che non li sapevo montare i sapori, quindi sicuramente adesso riuscirei a rivalutarlo, ma senza dubbio proprio. Allora, il fatto è che questi pennelli in cavallo, questo è un Boti 100% crine, perché i pennelli in cavallo li fanno anche 100% coda o misto, coda e crine. Coda non mi piace perché è pungente, come certi tassi, non li sopporto in viso proprio. Sono troppo pungenti per me, che so delicato, che so un pupo. E invece il 100% crine è tanta roba perché invece è morbidissimo. Forse a volte troppo. Tant'è che un ciuffo di questo genere forse non lo consiglio su una barba più lunga che ha bisogno di essere smossa. Io già ho 3-4 giorni di ricrescita e già così sto facendo fatica. Dovrò passare ecco così con le dita. Un po' con un pochettino più di decisione. Su barba un pochettino più lunga magari vi consiglio un qualcosa di diverso. Magari pure se volete rimanere sul cavallo un misto. Quindi crine per dare morbidezza e coda per dare un po' di backbone, di sostegno. Il 100% crine lo vedo come un pennello giornaliero, alla stregua di un sintetico, perché veramente la resa è molto simile, molto bello. Non so se ve l'ho detto, questo è Boti, quindi come tutti gli altri ciuffi Boti che ho provato sul canale li potete acquistare sul sito, che non è cioè non è una sponsorizzazione, non ho referral tramite il sito, non ho accordi, purtroppo neanche i codici sconto. Provo a chiedergli un codice sconto e mi costano, niente. Ultimamente, raga, mi costa un sacco di gente, sapete? Non lo so perché. Per chi non lo sapesse, ghosting è quando scrivi a una persona e questa persona visualizza e non risponde. Oppure le faremo sapere e poi basta. Vabbè, allora, il sapone è montato, devo dire, divinamente. Potevo andare oltre, ma se siamo capiti. Non bisogna andare ai cene di Natale, insomma. Dai, tagliamo sta barba del Babbo Natale. Vai. Ci ho messo una Nacet come lametta. Io ogni tanto mi scordo di dire le lamette che metto nei rasoi, ma alla fine bene o male sono sempre quelle. Wizamet, Nacet, Rapira Swedish Super Steel. Il giro solitamente è quello, se ne provo una nuova ve lo dico. Allora, rasoietto particolarmente infame perché allora, tiene ben esposta la lama e in più è molto leggero, quindi bisogna saperselo gestire. Bisogna saperselo gestire, se no proprio il taglio è veramente dietro l'angolo. E anche solo per fare queste prime passate mi sono dovuto concentrare. Sto maglioncino rosso, mo che vedo, è stretto. Sta un po' stretto. Ma quest'anno non mi sono molto regolato, mi sono un po' ingrassato. E quest'ultimo mesetto e mezzo mi sono messo a dieta. Mo qualche chiletto l'ho riperso, però l'anno prossimo voglio tornare un figurino. Sì, perché mi si può vedere così. Ma sembro magro, ma sotto poi...
Sapete che però una volta che ci ho fatto l'abitudine alla leggerezza del sto rasoio non mi dispiace per niente, anzi, forse lo apprezzo anche più di certi rasoi più pesanti. Questo rispetto al ProRaso, quello dello scorso video, mi piace di più, sarà che l'ho utilizzato molto di più, ecco, questo ci ho fatto un mese di seguito, quasi. E ormai, insomma, ho imparato a volergli bene. Sento parole strane uscire dalla camera, dalla mia camera. Ecco qua. Allora ragazzi, vi anticipo che questo purtroppo è l'ultimo video dell'anno. Come sapete io sto terminando l'università e quando arrivano questi periodi, quindi sessione invernale, sessione estiva, devo stare un pochettino più focus chiaramente sullo studio, devo dare la priorità a certe cose e visto che per registrare un video comunque e editarlo, montarlo, caricarlo, tutto quanto un pomeriggio bene o male mi parte, non me lo posso permettere. Quindi ci rivediamo tra un po' con questo tipo di video. I video verticali, quelli se mi capita li faccio, perché bene o male li posso fare anche la sera, editarli dal telefono, è una procedura molto più, non più facile, ma più accessibile per quanto riguarda i miei bisogni. Quello e spoiler, se riusciamo anche qualche live. Così non sparisco del tutto. Quest'anno sono sparito per, penso, tipo 3 mesi a un certo punto d'estate. E però vabbè. Stavo in astinenza da video, mi manca troppo farli. Quindi un rimpiazzo sicuramente lo trovo. Però, capite, insomma, venitevi incontro, questi video così sono un po' impegnativi, non tanto da fare quanto da organizzare. Cioè, devo trovare il tempo per farli. Che fate a Natale? A Capodanno? No, cioè io ogni anno mi organizzavo con i miei amici per Capodanno. Ci organizzavamo tipo a settembre, prendiamo una casa qui. Quest'anno però purtroppo tra una cosa e un'altra non siamo riusciti, quindi all'ultimo alla fine ci uniremo a casa di amici, però va bene lo stesso, insomma basta che stiamo insieme, ci frega. È l'unica notte in cui chi è lì può vedere uno spettacolo pietoso, ossia me brillo. Non è detto però quest'anno, sapete, perché ho ridotto di molto l'apporto di... Non che fossi un alcolista, però ecco, già bevevo poco, sto bevendo sempre meno, sinceramente, perché sì, perché mi trovo me, cioè, sto bene anche senza, non che ci sia niente, cioè, oddio, niente di male, fa male l'alcol, però non è che vado a rompere le scatole, ah no, ti fai male, no. Io evito. Tutti possono fare come gli pare, ovviamente, cioè, non dico niente a nessuno. Anche perché ogni tanto bevo pure io, cioè ci sta, in compagnia. Però ecco, non so di quelli che bicchiere di vino ai pasti, a birra la sera, me può fregare di meno. Un po' atipico in certi casi, ma neanche troppo, alla fine, bene o male, conosco tanta gente che è così. Non so se notate questo Vitos, che montaggio interessante che ha fatto. Ma bello, eh? Mazza. Bello bello. Cioè, mazza, cioè, sembra che è la prima volta che lo uso, non è la prima volta. Però mi lascia sempre un po' così. Ripeto, questa è una vecchia formula con il tallo. Perché adesso c'è solo il panetto, perché poi queste vendono in panetti,
con formula vegetale, insomma, perlomeno senza tallow. Questa è bella bella. Il Vitos normale non l'ho mai provato, sono sincero. Ah, c'è anche in vescica in realtà. Ah, mi sono fatto male al piede. Tra l'altro, ieri sera, ragazzi, era un compleanno. Ora vi racconto questa cosa perché mi ha fatto troppo ridere. Cioè, in realtà mi ha fatto sia ridere che piacere. Ho scoperto di avere 2 follower speciali. Praticamente, non so se ci avete presente la mia amica fumettista che ogni tanto menziono, che è colei che ha creato il disegno per la copertina di questo canale. Se ancora non l'avete se ancora non l'avete vista, andate a vedere la copertina del canale. Il disegno è molto bello, merita molto. E io ho scoperto che i suoi genitori hanno cominciato a seguirmi e quindi li saluto affettuosamente, cioè sono contento che si prendono a bene pure loro con i miei video. Meno male l'intenzione dei video è far prendere a bene la gente, dei miei video. Invece chi li fa solo per rompere le scatole, io no, li faccio per far prendere a bene. Occhio qui sopra, è venuto uno sfogo qui, un'eruzione, ma che cavolo. Quindi niente, ciao mamma e papà di Selina. Vi mando un abbraccio anche se non ci siamo mai visti dal vivo. Ecco qua. Oh, sapete che è andata bene? Porca miseria. Top. Oh, Babbo Natale sa il fatto suo, ragazzi. Non potete capire che sopralluoghi ho dovuto fare con me stesso. Che brainstorming per scegliere sto set. E questo sì, però no, però ho cambiato idea 200 volte e poi alla fine mi sono assestato su questo set. Replicabile, devo dire, molto replicabile. Si può fare. Ci piace molto, ragazzi. Ci piace molto. Porca miseria. Guardate un po'. Cioè, per farvi capire la resa del cavallo. Cioè, non mangia sapone, niente. Guardate il sapone, che razza di schiuma che fa. Questa è veramente una schiuma di alto livello. Ma c'è poco da fare. No, non dico altro. Mi sciacquo il viso e non dico altro. Ecco qua. Vi dico non dico altro non perché... Per niente. Perché so che altro di. Tutto qua. No, vabbè, è inutile stare di sempre le stesse cose, no? Lo sappiamo tutti. No, non c'è bisogno neanche che ve lo ribadisca, che ve lo ricordi. Voi sapete. Chi sa, sa. Basta. Basta, terminiamo con l'Aftershaves. Brandy Spice di Clubman Pidon. Straconsigliato, profumazione fantastica. Benzina in faccia. Questo è, allora, per farvi capire, questo dopo barba è talmente alcolico che quando lo mettete in mano dovete strofinarlo e mettermelo subito in viso, perché sennò questo svanisce nel giro di pochi secondi, manco fosse alcol isopropilico. Ovviamente un pochino resta, però ecco. Vai! Ci credete se vi dico zero bruciore, ragazzi? No, infatti non ci credo manco io, un pochino qua. L'ho sentito a scoppio ritardato, però... Che profumo che c'ha sto coso, è proprio il... in realtà è descritto bene qui, a bold scent, un profumo, come dire, accentuato con mele nel brandy, spezie miste e note muschiate. È quello. La parte muschiale si sente dopo. All'inizio, in apertura, si sente tanta mela, però non mela tipo profumatore d'ambiente. Cioè una mela quasi realistica, un po' mela intinta nel liquore proprio, ma bellissimo. Bellissimo perché poi è un tipo di after che appunto non, guardate, non lascia untuosità
o appiccicosità. Quindi già per una pelle grassa questo è ottimo. Magari per chi ha la pelle secca può apprezzarlo di meno, però insomma, boh. Lascia la profumazione addosso pure per non tantissimo, è un dopo barba, fai il dopo barba, quindi va bene così a dire il vero. E niente ragazzi, set promossissimo, non so veramente contento perché non me l'aspettavo, so contento che abbiamo chiuso l'anno così, quindi rasoio Magic, una garanzia sempre, ovviamente occhio perché in realtà è un po' bastardino, un pochino, un po' tanto, quindi io giusto perché è tanto tempo che lo uso, perché sennò le prime volte mi sono sgarrato. Pennellino e cavallo, se riuscite a reperirlo, provatelo perché è una coccola, perché è molto interessante. Vitos che vodica fa, Api non abbiamo parlato fino a mo', quindi veramente ragazzi io vi saluto adesso, vi faccio gli auguri, buon Natale, buon anno, buona Befana, buone cose. Ci rivediamo l'anno prossimo, spero già a gennaio, non ve lo posso garantire, con questo format di video, ripeto. Insomma, sono contento ragazzi, sono contento, è stato un bell'anno insieme, siamo a 1394-95 iscritti, quindi fatemi sto regalo, arriviamo a 1400, dai, entro la fine dell'anno si può fare. Io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo letteralmente l'anno prossimo. Ciao!